Amiche e amici di RadioEco, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo speciale di Tech.Eco, il vostro salotto tecnologico preferito. Io sono Pietro Tempesti, qui da Studio Nuovo, e oggi andremo a vederci tra 10 minuti, 11 minuti per la precisione, il Google I.O. 2023. Tra poco parliamo di cosa verrà presentato, ma prima parliamo di dove potete trovare tutti i vari contenuti di RadioEco. Li potete trovare sul nostro profilo TikTok, RadioEco_UNIP, sul nostro profilo Instagram, RadioEco_UNIP, sul nostro canale YouTube, i ricaricamenti di tutte le live, tutti su RadioEco UNIP in Caps Lock. Inoltre tutti i nostri articoli, tutto quello che creiamo lo trovate bello, preciso, impaginato, ordinato sul nostro sito radio-eco.it. Buonasera a tutti e tra poco vi faccio il menu, ma facciamo questa bellissima diretta di questo schermo volante. Faccio una storia per ricordare che tra poco inizia il Gio, il Google I.O. Adesso abbasso il volume, questo qua. Fotocamera, giro la fotocamera, tutto in diretta. Dieci minuti al Google I.O. Live, ok. Poi ecco Twitch. Noi ce la prendiamo comoda oggi ce la prendiamo comodissima. Abbiamo solo 9 minuti per parlare di quella che sarà la diretta. Ok, personaggi, Twitch. Ok, torniamo su di volume con la nostra sigla. Bene, 8 minuti e 40, vi faccio vedere il timer così sentiamo anche un secondo la regolazione dei volumi vari. Ecco qua, questo fantastico sottofondo made by Google che ci prepara 8 minuti e 23 all'inizio di questo fantastico Google I.O. Che cos'è il Google I.O.? È quello di cui parleremo tra pochissimo. Ma adesso torniamo un po' in main screen e poi torniamo magari di là quando mancano 5 minuti, troppo, ecco. Allora, velocemente, che cos'è il Google I.O.? È il keynote di presentazione annuale di Google, tutti i suoi risultati, tutti i suoi servizi, le sue applicazioni, i suoi sistemi operativi. Parliamo di Android declinato come Android sugli smartphone, Android Automotive e Android Auto per le auto, Android Wear, ormai Wear OS by Google per gli smartwatch, e abbiamo anche Chromecast, Chrome OS, quindi il sistema operativo per computer Chrome OS, e poi qualche possibile sorpresa che ci raggiungerà prima o poi, come Google Fuchsia, il famoso sistema unificato. Parleremo della ricerca di Google, parleremo sicuramente di come l'intelligenza artificiale si andrà ad intrecciare con i vari servizi di Google da ora in poi. Microsoft ha fatto delle mosse importanti sotto questo aspetto, vediamo, oggi scopriremo quale sarà la controffensiva del nostro caro amico Google. Cos'altro aspettarsi? Sì, qualche dispositivo hardware di non poco interesse, ovvero il Google Pixel Fold, primo foldable di Google con la versione modificata di Android pensata per i dispositivi pieghevoli, Android L, così chiamato, quindi Android numero, ormai andiamo per il 14L. Google Pixel 7a, forse il telefono che io in questo momento comprerei, da quello che ho letto. Ne parliamo tra poco di cos'è il Google Pixel 6a, secondo me è un bel prodottino. E poi abbiamo il Google Pixel Tablet,
quindi un tablet made by Google, grande, pensato come un hub, quindi un dispositivo che va ad essere un ottimo tablet, avrà delle grandi funzioni multimediali e poi avrà la sua base per essere appoggiato, per essere utilizzato come speaker, per essere utilizzato come hub in casa. Quindi non la funzione di tablet per prendere appunti, è sempre più difficile posizionare i tablet all'interno del mercato. Google lo pensa come un hub per la casa, quindi un dispositivo che non va più a sostituire il computer in mobilità. Ci sono i Chromecast, ci sono i portatili, ci sono gli smartphone, ma si trova in casa e viene utilizzato forse per l'uso divano, che forse è l'uso dei tablet più sensato. Andremo a vedere se Google ha centrato questo aspetto. Se non l'ha centrato, pace. Nel senso, vedremo cosa proporrà. Questo sarà un commento molto interessante da fare in diretta su appunto cosa sarà il Google Pixel Tablet. Pixel 7a invece si propone come un ottimo telefono. Vediamo cos'altro verrà presentato. Si parla di Google Bard. Voi direte che cos'è Bard? Google Bard è l'intelligenza artificiale intelligente. Scusate il gioco di parole. È l'intelligenza artificiale intelligente di Google che praticamente andrà in concorrenza al celeberrimo ChatGPT, che in Italia arriva, se ne va. Bard è in prova da un paio di mesi solo per l'America, vedremo se non era in grado di parlare in altre lingue, l'ho provato, vedremo se era in grado, se adesso verrà inserito all'interno del motore di ricerca, se verrà inserito all'interno della suite Google Docs, vedremo se verrà inserito nelle altre applicazioni, vedremo come Google sceglierà di implementarlo. E questo sarà il game changing, forse l'argomento più interessante. La prossima puntata di Tech.Eco parlerà di queste intelligenze artificiali super avanzate che stanno venendo fuori al giorno d'oggi e andremo a capire quanto realmente saranno utili in futuro e quanto realmente potranno rubare il lavoro, oltre che provare a testarle tra di loro. Quindi ChatGPT contro Bing Chat contro il nostro caro Google Bard, se sarà disponibile in Italia. Questo è tutto per quanto riguarda la mia anteprima della diretta di oggi. Non penso di dover aggiungere altro. Direi di metterci in countdown e goderci l'animazione che io sto guardando da qua di quello che ci aspetta sul Google I.O. 2023. Vi dico subito che seguiremo la presentazione fino circa alle 8:30. Se si dovesse dilungare ulteriormente, ci recupereremo quello che non riusciremo a vedere successivamente e poi andremo beatamente a cena. Alle 8:30 stacco. Ci vediamo poi sicuramente venerdì con un contenuto che promette di far piangere, avendo le lacrime nel titolo. Ma cambiamo schermo e ora va bene quando si fa gameplay, capisco di essere piccolino, ma ecco qua, e vado a fare anche un'altra cosina, aspettatemi. Ok, così sono a figura intera. Mi metto anche un pochino di luce in più. Meglio?
Meglio, ma aumento un po' anche quella di là, sì. Ok, finalmente sono correttamente illuminato. Siamo pronti per iniziare tra 40 secondi con il Google I.O. Via con la sigla. Seven. Sigla che, come vedete, riprende tutti i vari servizi di Google. Ritocco delle immagini, ritocco dei video, generazione di prompt, attenzione. E si va sul palco del Google I.O. 2021-23, scusate, c'era l'1, era rimasto a quello. Vediamo se riesco a mettervi i sottotitoli. Since day one, we set out to significantly improve the lives of as many people as possible. And with a little help, you found new answers, discovered new places. The right words came at just the right time. And we even learned how to vi ho messo i sottotitoli in inglese, chiaramente lo commenterò io in italiano. Life got a little easier. Abbasso un pochino perché era molto carina la sigla, ma adesso ci aiuterò a tenere il volume un pochino più basso. Fatemi sapere se l'accoppiamento di volume va bene. Vediamo già diverse cose interessanti già solo in sigla. Qua. As we stand on the cusp of a new era, new breakthroughs in AI will reimagine the ways we can help. Allora sì, ecco, signore e signori, quello che avete visto, quel simbolino lì è Google Bard. Generate Music, Language Model. Attenzione perché ci stanno già facendo vedere cosa arriverà con le funzionalità di intelligenza artificiale messe a disposizione da Google d'ora in poi. L'obiettivo di Google è rendere AI utile per chiunque. Questo è il punto di partenza della diretta di oggi. Questo è il punto di partenza che vuole mettere Google su una presentazione che, per come si sta mostrando, sarà incentrata sul mondo dell'intelligenza artificiale e sul lancio in tutto il mondo di Bard. Siamo a Mountain View. Applaudono i Googler, applaudono gli sviluppatori per Sundar Pichai, che inizierà questa presentazione. Good morning everyone. Welcome to Google I.O. Ci dà il benvenuto allo spettacolo, ci dà il benvenuto al Google I.O. Vediamo il logo che riprende in realtà anche lo spettacolo, riprende la coreografia fatta da Google per questo Google I.O. Si parte partendo da un AI che ha avuto un anno molto impegnato, molto complicato, ci sono tantissime cose di cui parlare proprio a livello di AI e vediamo come Google reagirà a un anno veramente complicato in cui è stata messa in dubbio la sua leadership nel mondo dell'AI. Mi sposto perché noto che vi copro i sottotitoli. Sì. Mi metto qua. Partiamo subito con quelle che sono le AI generative. Quindi partiamo subito con l'AI generativa, quindi l'AI che è in grado di generare nuovi contenuti. Partiamo con l'AI generativa all'interno di Gmail, quindi short responses sono già un esempio di AI generativa.
magari quelli erano semplicemente dei prompt, adesso le mail sono diventate in grado di essere scritte direttamente da Google con un sistema estremamente efficiente, e queste cose, tra l'altro, in Google Workspace sono state utilizzate ancora di più, e quindi c'è un modello ancora più avanzato con Help Me Write di Gmail. Vediamo cosa succede. Ok, reply, poi c'è una pennettina al lato. Hit create and a full draft appears. As you can see, it conveniently pulled in flight details from the previous email. And it looks pretty close to what you want to send. Ok, cosa fa Generative AI? Abbiamo visto l'esempio, un video, cioè una mail di risposta, io ho perso il volo, sono successe delle cose, e ho perso il volo, richiede un rimborso completo, e quello è il terzo step di evoluzione di queste intelligenze artificiali generative nella scrittura di un'email. Come vedete, si possono utilizzare anche dei parametri per cambiare le mappe, cioè per cambiare la lunghezza della mail. Vediamo adesso come funziona Google Maps con l'AI generativa. Which uses AI to create a high fidelity representation of a place so you can experience it before. Ok, qui parliamo dell'immersive view introdotta lo scorso anno. Same technology to do what Maps does best. Help you get where you want to go. Questa funzione di immersive view, questa funzione di immersive view viene aggiunta anche alla navigazione. Vediamo come, adesso vedremo tra poco una demo. Questa è immersive view per qualsiasi tipo di mezzo. Ok, ci sono un paio di opzioni disponibili. Vediamo, quella è una classica demo presa da Google Maps. Se io vado su Immersive View, posso vedere direttamente sulla mappa quale sarà il percorso che posso svolgere per avere uno sneak peek della strada. Quindi, per esempio, in questo caso potrei preferire una strada leggermente più lunga su una pista ciclabile più panoramica rispetto a una strada che invece non è su una pista ciclabile. Tra l'altro si vede la qualità dell'aria. Google sta facendo molta attenzione a inserire informazioni sulla sostenibilità all'interno delle sue app. Sicuramente avrete visto la possibilità di vedere quanto carburante viene risparmiato a seconda delle rotte. Entro la fine dell'anno verrà lanciata Immersive View for Routes in 15 città. Ancora Immersive View non è esteso su tutta la mappa mondiale, ma verrà esteso solo per le città. Pian pianino arriverà su tutto. Vediamo l'intelligenza artificiale su Google Photo. Attenzione, attenzione. Non dopo, perché ancora non le ho tra le grinfie, ma domani dovrei ottenerlo. Forse, non lo so, non ho detto niente. Se lo ottengo domani, è molto probabile che domani notte, day one, a mezzanotte, ci facciamo un giretto. È molto probabile. Qua parliamo della gomma magica di Google, che cancella le cose che non devono essere in foto. Molto potente. È stata lanciata prima sui Pixel. Adesso viene potenziato in Magic Editor. Adesso vediamo cosa succede. Ok, e questo lo faceva anche il Magic Eraser. Qui c'è un problema, quindi hanno staccato da quella grafica e ci spostano sull'amico.
You wish you had posed so it looks like you're really catching the water in your hand. No problem. You can adjust that. Qui vediamo le potenzialità dell'intelligenza artificiale di Google nella modifica delle immagini. Non ho capito se questo Magic Editor sarà disponibile per tutti o solo per i pixel. This is a great photo, but as a parent, you always want your kid at the center of it all. Ok, come genitori vogliamo il figlio sempre al centro della foto, vediamo come possiamo spostarlo con la generazione in automatico di tutto quello che non c'era. Questo è quello che fanno i vari sistemi come da lì. Mamma mia, sono incredibili comunque queste AI generative, ancora non riusciamo secondo me a farci l'abitudine. Qui forse la cosa più interessante è che non vai a generare un contenuto totalmente nuovo, vai veramente a migliorare in maniera realistica un contenuto già esistente, cosa che fanno già anche le AI generative, però questo è su tutti gli smartphone e probabilmente for free. And there is so much more we can do to deliver the full potential of AI across the products you know and love. Quindi, today, we have 15 products that each serve more than 500 million people and businesses. Quindi qua vengono detti i 15 prodotti questi sono i 15 prodotti principali di Google e l'obiettivo è quello di portare in tutti questi prodotti l'intelligenza artificiale, un'intelligenza artificiale che possa rendere migliore la qualità della vita, la qualità dell'uso di questi prodotti per gli utenti. And looking ahead, making AI helpful for everyone is the most profound way we will advance our mission. And we are doing this in 4 important ways. First, by improving your knowledge and learning and deepening your understanding of the world. Ok, questi sono i passi che Google vuole seguire per migliorare con l'AI, cioè vuole rendere l'AI utile per tutti. Quindi migliorare le conoscenze e l'apprendimento per tutti, aumentare creatività e produttività, permettere agli altri di innovare e poi costruire e mettere in operazione, far funzionare le cose in maniera responsabile. Quindi una strada fantastica quella di Google, il futuro che tutti vorremmo. Speriamo che sia messo in pratica. Parliamo di come verrà messo in pratica questo programma. L'anno scorso hanno parlato di Palm, che non mi ricordo per cosa stia. LM sta sicuramente per Language Model, non mi ricordo a cosa è riferito. Siamo alla nuova versione di Palm, un'intelligenza artificiale di Google che può fare tante cose, molte cose, 25 prodotti e feature basati su Palm 2. Ci sono diverse grandezze del modello di Palm, queste sono cose importanti. Siamo su un livello molto tecnico. Gecko is so lightweight that it can work on mobile devices, fast enough for great interactive applications on device. Qui stiamo parlando di un Google I/O rispetto è molto paragonabile al WWDC, sono argomenti molto specifici per gli sviluppatori. Qua parliamo di quello che è Palm, quindi questo importante language model avrà 4 grandezze disponibili, una pensata, Gecko, per essere utilizzata sugli smartphone. E questo è molto importante perché vuol dire rendere un'intelligenza artificiale estremamente potente a disposizione per gli smartphone, quindi per tutti. It first recognizes the code is recursive, suggests a fix, and even explains the reasoning behind the fix. And as you Palm è in grado, in questo caso, di riconoscere il bug. È in grado di riconoscere il bug e dare i suggerimenti, tra l'altro, in cinese. Poi, altra applicazione di Palm sarà quella del fine tuning. It uses AI to better detect malicious scripts
and can help security experts understand and resolve threats. Another example is MedPalm 2. In this case, it's fine-tuned on medical knowledge. This fine-tuning Qua possiamo vedere come Palm 2 può essere fine-tuned, che vuol dire nell'ambito dell'intelligenza artificiale riallenare solo una parte della rete per un task specifico. Qua vediamo come sfruttare questo modello enorme per migliorare le performance con appunto il fine tuning. Vediamo come MedPalm 2 riesce a superare le performance di un esperto. You can imagine an AI collaborator that helps radiologists interpret images and communicate the results. These are some examples of Questi sono degli esempi, come vediamo. Ti dice cosa specifica e quali possono essere gli eventuali problemi. Questa è disponibile per preview. Quindi Google lancia ufficialmente oggi in preview il suo language model più potente, mostrando subito due bombe super, che sono Palm 2 per la sicurezza e per il MedWork. Solito ritmo compassato nella conferenza dovuto anche alla voce del buon Sundar Pichai. AlphaGo, transformers, sequence-to-sequence models and so on. Qui ci sono tutti i task che penso possano essere svolti con intelligenza artificiale di Google, se non nello specifico con Palm. Tutti questi task sono stati inseriti in quella che è Google DeepMind. This includes our next generation foundation model, Gemini, which is still in training. Gemini was created from the ground up to be multimodal. Gemini è il nuovo super motore di intelligenza artificiale di Google che è ancora in allenamento, che è in grado di fare cose su qualsiasi aspetto del mondo dell'intelligenza artificiale. Gemini will be available at various sizes and capabilities, just like Palm 2. E Gemini sarà poi disponibile con lo stesso sistema di Palm 2. This includes having the tools to identify synthetically generated content whenever you encounter it. Two important approaches are watermarking and metadata. Watermarking embeds information directly into content in ways that are maintained. Quindi, per esempio, un esempio di utilizzo di Gemini sarà poter mettere e poter rendere i watermark come metadata. Questa è una cosa molto interessante. It's impressive how real it looks. So you can imagine how important this is going to be in the future. Metadata allows content creators to associate additional context. Immagino che avrà anche delle grandi capacità di generare metadata dai contenuti che va a incontrare. Every one of our AI generated images has that metadata. James will talk about our responsible approach to AI later. As models get better and more capable, one of the most exciting opportunities is making them available for people to engage with directly. That's the opportunity we have with Bard. Ok, parliamo di Google Bard. We are rapidly evolving Bard. It now supports a wide range of programming capabilities, and it's gotten much smarter at reasoning and math prompts. And as of today, it is now fully running on Palm 2. Ok, Bard, l'intelligenza artificiale che andrà in concorrenza con ChatGPT, adesso si basa totalmente su Palm 2 e che non credo nel suo esperimento iniziale si basasse su Palm 2. Adesso penso di sì, vedremo. Adesso ci presenteranno sicuramente qualcosa su Bard. Thanks, Sundar. Large language models have captured the world's imagination, changing how Parliamo dei large language model, che è la categoria di intelligenza artificiale a cui appartiene anche ChatGPT. On a lightweight large language model to get feedback and iterate. And since then, the team has been working hard to make rapid improvements and launch them quickly. With Palm 2, Bard's math,
logic, and reasoning skills made a huge leap forward, underpinning its ability to help developers with programming. Ok, quindi partiamo subito dal programmare con Bard. È molto importante l'aspetto di code generation, debugging e explaining code. Sono molto utilizzati in tantissimi ambienti. Vediamo che ci sono tantissimi, quasi tutti i programmi più utilizzati, quasi tutti i linguaggi di programmazione più utilizzati. Questo è molto interessante perché, diciamo, va direttamente in competizione con GitHub Copilot, un'altra intelligenza artificiale che fa la stessa cosa di Amazon, che sono utilizzati proprio per programmare. Vediamo un po'. And for fun, I thought I'd see if I can program a move in Python. How would I use Python to generate the Scholar's Mate move in chess? Come utilizzare Python per generare la Scholar's Move, Scholar's Here Mate Bart in created a chess. script to recreate this chess move in Python. And notice how it also formatted the code nicely, making it easy to read. We've also heard great feedback from developers about how Bard provides code citations. And starting next week, you'll notice something right here. We're making code citations even more precise. If Bard brings in a block of code, just click this annotation. Questa è una cosa molto interessante. Qui ci sono le citazioni dal quale Bard prende il codice. Questa è una cosa super interessante anche per capire cosa fa il semplice codice che viene generato, per capire da dove viene preso, quindi anche per alcune chiamate che possono essere utilizzate. Qua altra cosa molto interessante, explain the code, quindi spiegare cosa fa il codice e qua come migliorare ulteriormente il codice generato. Come diciamo sa maneggiare molto bene il codice Bard, questa è una cosa super interessante. Okay, great. How easy was that? And in a couple clicks, I can move this directly into Colab. Developers E la cosa love the si può ability to esportare bring direttamente in code from Colab, Bard stracomoda into their questa workflow, cosa. like to Colab. So coming soon, Bravi, we're adding the bravi, ability to export and run code with our partner Replit, starting with Python. E anche tu Replit, che non so cosa sia. We've also heard that you want dark theme, so starting today, you can activate it. C'è anche il tema scuro in Bard. Ok. You can activate it right in Bard or let it follow your OS settings. And speaking of exporting things, people often ask Bard for a head start drafting emails and documents. Ok, So today, chiaramente we are launching 2 more export actions, making it easy to move Bard's responses right into Gmail and Docs. anche Bard, adesso Bard permette di esportare direttamente i contenuti generati in Gmail e in Docs, quindi senza bisogno di copia and incolla. Questa è la grande facilità, la grande comunità di avere un'intelligenza artificiale made by Google che si va a integrare con i prodotti di Google. I'm excited to announce that tools are coming to Bard. Quindi i tools vengono aggregati a Bard, che non so cosa siano i tools, quindi infatti sono confuso come gli applausi. Però credo che siano le integrazioni di Bard in altri prodotti. We're starting with some of the Google apps that people love and use every day. Ok, diciamo integrazione di Bard in But images are such a fundamental part of immagini, how we learn vediamo. and express. So, in the next few weeks, Bard will become more visual, both in its responses and your prompts. Bard diventerà più visuale sia nelle risposte sia nei prompt. Vediamo un po' cosa significa. Bard's going to use Google Search and the Knowledge Graph to find the most relevant images. Okay, here we go. The French Quarter, the Garden District. Ok, quindi diciamo comincerà a integrare anche le funzionalità di ricerca su Google. Attenzione, attenzione. Guerra Bing Chat. People love Google Lens, and in the coming months, we're bringing in the powers of Lens to Bard. Google Lens stesso verrà integrato
all'interno di Bard. Quindi la ricerca fatta con Google Lens verrà fatta da Bard. You might upload an image and ask Bard to write a funny caption about these two. Now Lens detects that this is a photo of a goofy German Shepherd and a golden retriever, and then Bard uses that to create some funny captions. If you ask me, I think they're both good boys. Okay, now let's do another one. Imagine I'm 18 and I need to apply to college. Ok, 18 anni e mi devo applicare al college. Quindi vediamo un po' cosa succede. Ok, qui chiedo quali potrebbero essere i programmi, i corsi di studio per i quali potrei... Animation looks pretty interesting. Now I could ask, help me find colleges with animation programs in Pennsylvania. Okay, great. That's a good list of schools. Now, to see where these are, I might now say, show these on a map. Here, Bard's going to use Google Maps to visualize where the schools are. E qui cominciamo ad avere un'integrazione che è quella che vediamo adesso in Google Search, ma che sfrutta un'intelligenza artificiale più potente. There's plenty of options not too far from home. Now let's start organizing things a bit. Show these options as a table. Nice. Structured and organized, but there's more I want to know. Add a column showing whether they're public or private schools. Adesso comincia a essere potente. Adesso comincia a essere molto potente. Perfect. This is a great start to build on. And now let's move this to Google Sheets so my family can jump in later to help me with my search. Beh. Questo utilizzo di Bard comincia ad essere molto potente. Molto potente. E qui hanno appena detto quale sarà il fulcro dell'intelligenza artificiale. Jumpstart. Grazie all'intelligenza artificiale io posso partire. Io posso partire, generare contenuti di partenza, spostarli dove li posso modificare in maniera importante e poi sfruttare più possibili delle cose. Chiaramente questi contenuti purtroppo non arriveranno su Google. Attenzione, con Firefly di Adobe. Now, let's say I'm planning a birthday party for my 7-year-old who loves unicorns. I want a fun image to send out with the invitations. Make an image of a unicorn and a cake at a kid's party. Okay, now Bard is working with Firefly to bring what I imagined to life. Comincia a essere potente lo strumento. How amazing is that? This will unlock all kinds of ways that you can take your creativity further and faster. And we are so excited for this partnership. Bard continues to rapidly improve and learn new abilities. And we want to let people around the world try it out and share their feedback. So today, rimarrà il feedback. We are removing the waitlist and opening up Bard to over 180 countries and territories. Ok, quindi Bard sarà aperta in tutti i paesi, però in inglese. With more coming soon. And in addition to becoming available in more places, Bard is also becoming available in more languages. E qua veniamo alle lingue. Da oggi lo abbiamo in giapponese, coreano. Fine. Bravi tutti. Lingue europee abbandonate. Vediamo se ci danno una data per le lingue latine. Ok, l'italiano è nella lista dei soon. Quindi con soon per me è un mese o un anno al massimo, cioè entro l'anno, ottobre. And when we're ready to move Bard to our Gemini model, I'm really excited about more advancements to come.
e quando saranno pronti sposteranno Bard su questa nuova intelligenza artificiale Gemini. Tools from Google and amazing services across the web to help you do and create anything you can imagine. Quindi purtroppo non potremo provarlo in italiano, che era l'obiettivo settimana prossima. Faremo una sfida in inglese. And now, to hear more about how large language models are enabling next generation productivity features right in Workspace, Adesso parliamo di Google Workspace con... non ho capito chi viene a parlare, ma andiamo a vedere come l'intelligenza... Aparna Pappu ci parlerà delle intelligenze artificiali in Google Workspace. È arrivato il momento di dire addio a Word, Excel e PowerPoint? Now you can collaborate in real time with AI. AI can act as a coach, a thought partner, a source of inspiration, as well as a productivity booster across all of the apps of Workspace. Parliamo di Google Workspace. With AI as a collaborator, we're via the Help Me Write feature in Gmail and Docs. Ok, Help Me Write verrà integrata direttamente in Google Docs, in Google Gmail, come abbiamo già visto in Gmail. Vediamo. From writing essays, sales pitches, project plans, client outreach and so much more. Vediamo, è stata utilizzata per qualsiasi cosa, quindi se si scoccia un po' di ChatGPT. Let me show you a few examples. Partiamo da Google One of Docs. our most popular use cases is the trusty job description. Every business, big or small, Ok, needs to primo hire people. caso d'uso, A good job description una can buona make job all the description difference. per Here's how un Docs lavoro has been fatta da helping. Google Docs Bard. Say you run a fashion boutique and need to hire a textile designer. To get started, you enter just a few words as a prompt. Senior level job description for textile designer. Docs will take that prompt, send it to our Palm 2-based model, and let's Ok, see what anche I qua got back. Palm 2. Not bad. With just 7 words, the model came back with a good starting point, written out really nicely for me. Now you can take that and customize it Ok, quindi for the kind of experience, education, and skill set that this chiaramente role lui ti dà needs, già anche saving il you formato. a ton of time and effort. Ancora problemi con gli schermi di Google che Next. sono sovraccaricati di intelligenza artificiale. Poi Google Sheets. Let me show you how you can get more organized with Sheets. Imagine you run a dog walking business and need to keep track of Ok, things un like business your di clients, dog walking, logistics about the dogs, like what time dog they need to be sitting walked, possiamo for how chiamarlo. long, etc. Vediamo un po' come lo Sheets can sviluppano. help you get organized. In a new sheet, simply type something like client and pet roster for a dog walking business with rates and hit create. Sheet sends this input to a fine-tuned model that we've been training with all sorts of sheet-specific use cases. Look at that. The model. Complimenti. The model figured out what you might need. The generated table has things like the dog's name, client info, notes, etc. This is a good start for you to tinker with. Complimenti, Sheets made it complimenti. easy for you to get started, so you can go back to doing what you love. Speaking of getting back to things you love, let's talk about Google Slides. People use slides for storytelling all the time, whether at work or Vediamo in their cosa personal combina lives. Google Slides. For example, you get your extended family to collect anecdotes, haikus, jokes for your parents' 50th wedding anniversary in a slide deck. Everyone does their bit, but maybe this deck could have more pizzazz. Let's pick one of the slides and use the poem on there as a prompt for image generation. Mom loves her pizza, cheesy and true, while Dad's favorite treat is a warm pot of fondue. Let's hit create and see what it comes up with. Behind the scenes, that quote is sent as an input to our text-to-image models, and we know it's unlikely that the user will be happy with just one option. So we generate about 6 to 8 images so that you have the ability to choose and refine. Whoa, I have some oddly delicious-looking fondue pizza images. Now, this style's a little too cartoony for me, so I'm going to ask it to try again. Let's change the style to photography and give it a whirl.
just as weird, but it works for me. You can have Super, endless super, fun super. with Queste this, cose with sono no limits bellissime. on cheesiness or creativity. Starting next month, trusted testers will be able to try this and 6 more generative AI features across Workspace. And Okay. later this year, all of this will be generally available to business and consumer Workspace users via a new service called Duet AI for Workspace. Nuovo servizio Duet AI for Workspace, probabilmente sarà a pagamento per avere tutti questi servizi. Stepping back a bit, I showed you a few powerful examples of how Workspace can help you get more done with just a few words as prompts. Entro l'anno, quindi Prompts are a queste nuove powerful way funzionalità of collaborating with AI. di The Maps, right prompt di can unlock Google far AI. more from these models. However, it can be daunting for many of us to even know where to start. Well, what if we could solve that for you? Ok, What if nuovo AI problema could risolto. proactively offer you prompts? Even better, what if these prompts were actually contextual and Il problema è changed che spesso non based sappiamo on dove what you're iniziare working on? e quindi il nostro super excited vantaggio to show ci you a sarà preview la voglia, of just cioè that. noi vogliamo proporvi This is how we see the dei future of collaboration with AI coming to prompt life. direttamente. Let's switch to a live demo so I can show you what I mean. Live demo di Tony's questa here to nuova help me with funzione in that. cui Hey, Tony. vengono generati dall'AI anche So- i prompt. Vediamo. My niece Mira and I are working on a spooky story together for summer camp. We've already written a few paragraphs, but now we're stuck. Let's get some help. As you can see, we've launched a side panel, something the team fondly calls Sidekick. Sidekick Ok, quindi c'è questo instantly pannello reads and Sidekick, quindi loro processes sono the bloccate document and offers some really sulla neat storia da narrata, suggestions, along with sulla an storia da open narrare, prompt non sanno dialog. come andare avanti. If we look closely, we can see some of the suggestions, like what happened to the golden seashell? E ci sono già dei suggerimenti su quali possono essere i prompt da dare all'intelligenza artificiale. Quindi il passaggio successivo non è solo dal prompt generare qualcosa, ma generare il prompt per generare qualcosa. Questa cosa rischia di essere veramente game changing. The golden seashell was eaten by a giant squid that lives in the cove. This is a good start. Let's insert E these dà as alcuni notes suggerimenti per so that andare we avanti can con la continue our storia. little project. Now, one of the interesting observations we have is that it's actually easier to react to something or perhaps use that to say, I want to go in a different direction. And this is exactly what AI can help with. I see a new suggestion on there for generating images. Let's see what this does. The story has a village, a golden seashell, and other details. And instead of having to type all of that out, the model picks up these details from the document and generates images. Allora qua vengono generate le These are some immagini, cool sempre pictures, and I solito bet my sistema, niece will diciamo love stanno mostrando un po' Let's sempre le insert solite them into the cose doc for che però fun. possono essere integrate Thank e you, qua vediamo che Tony. in ogni caso vengono inserite in un nuovo contesto. Dovrebbe essere I'm going to finita walk you through some more la parte examples, and this will help you su see why this powerful su Google Workspace, contextual quindi su come l'intelligenza collaboration artificiale is such a migliora Google remarkable Workspace. boost Andremo for avanti productivity and probabilmente creativity. con altri prodotti Say you're writing Google to your neighbors about an migliorati upcoming potluck. dall'intelligenza artificiale. Qua Now, vediamo as you can Gmail. see, Sidekick has summarized what this conversation is about. Qua fa una cosa molto Last utile, year, sommario della everyone conversazione. brought hummus. Who doesn't love hummus? But this year, you want a little more variety. Let's see what people signed up to bring. Now, somewhere in this thread is a Google Sheet where you've collected that information. You can get some help by typing, write a note about the main dishes people are bringing, and let's see what we get back. Ok, integrazione all'interno. Awesome. It found the right sheet and Quindi cited the source in the found il in sistema section. riesce a Give me leggere anche confidence. gli allegati. This is not made up. Looks good. You can insert it directly into your email. Questo genera anche gli allegati, va a scansionare anche gli allegati per ottenere ulteriori informazioni. Say you're about to give an important Sono tutti presentation. utilizzi veramente comodi dell'intelligenza artificiale. Vediamo, torniamo su Torniamo sul...
No need to panic. Google, Look at what non one mi of the ricordo mai come si chiama, Create speaker notes for each slide. Let's see ma what permette, qua happens. ci fa vedere che su Google, Google Presentations, Google Slides, What happened permette di behind the creare scenes here is that the automaticamente le presentation and speaker other notes relevant per context ogni was sent to the model to help create these notes. slide. And Molto once you've comodo, reviewed molto them, you molto can hit comodo. insert and edit the notes to convey what you intended. Molto 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 comodo, veramente questi cominciano a essere strumenti di una potenza enorme, veramente strumenti di una potenza enorme. E qui si va a creare il discorso che poi vedremo quanto le persone utilizzandole, pensando prompt, pensando cose che si possono fare, supereranno quello che Google ha pensato e chissà che sviluppi potranno raggiungere. Si torna da Sundar Pichai. Di conseguenza forse abbiamo finito la parte sull'AI, o almeno sull'AI introdotta così. It's exciting to see all the innovation coming to Google Workspace. As AI continues to improve rapidly, Vediamo un po'. we're focused on giving helpful features to our users. Ok, si parla sempre di Starting AI. today, we are giving you a new way to preview some of the experiences across Workspace. Nuovo modo per avere una called preview. Labs. Google I say Labs. new, but Google has a long history of bringing labs, and we've made it available throughout our history as well. You can check it out at google.com/labs. Quindi con google.com/labs potrete provare ad accedere a quello che sarà poi il futuro di Google. Ma veniamo a Google Search, prodotto principale di Google, la ricerca. E vediamo come l'AI generativa verrà introdotta in Google Search. La mossa importantissima è quello che forse stavamo aspettando più di tutti, come Google fronteggerà l'arrivo di Bing Chat, come Google fronteggerà davvero sul suo prodotto principale l'attuale concorrenza che sembra per la prima volta in anni essere tornata. I've been working in search for many years, and what inspires me so much is how it continues to be an unsolved problem. And that's why I'm just so excited by the potential of bringing generative AI into search. Ok, quindi into search ci sarà l'AI generativa. Vediamo cosa succederà. Vediamo quale sarà l'approccio. Vediamo un po' quale sarà l'approccio. Probabilmente l'idea principale sarà quella di migliorare la comprensione della query. You'd break it down into smaller ones, sift through the information, and then piece things together yourself. Now, search does the heavy lifting for you. What you see here looks pretty different, so let me first give you a quick tour. You'll notice a new integrated search results page, so you can get even more out of a single search. There's an AI-powered snapshot that quickly gives you the lay of the land on a topic. And so here you can see that while both parks are kid-friendly, only Bryce Canyon has more options for your furry friend. Then, if you want to dig deeper, there are links included in the snapshot. Ok, quindi la risposta sarà generativa, c'era una generative response. And you'll see how the information is corroborated. So you can check out more details and e ci sarà la possibilità di essere divisi per articoli che spiegano. Questa cosa è fondamentale perché permetterà di fare fact-checking di quello che la ricerca trova. E qui il grande vantaggio rispetto a Bing Chat, che detto sinceramente scazzava parecchio, è che Google sulla ricerca ha un vantaggio infinito rispetto alla concorrenza. So you can check out recommendations from experts like the National Park Service and learn from authentic first-hand experiences like the Mom Trotter blog. Because even in a world where AI can provide insights, we know that people will always value the input of other people, and a thriving web is essential to that. These new generative AI
Thank you. Qua c'è anche dell'emozione perché questa AI generativa, il suo obiettivo è quello di rendere più intelligente e più semplice la ricerca. Google ha ragionato più di altri sotto questo aspetto ed è una cosa che io premio per Google, e c'è da dire che sta facendo tutta una serie di cose che si vede che sono pensate per fare in modo che sia tutto fatto molto bene. Quindi complimenti a Google per come sta trattando assolutamente tutto quello che sta facendo. Each with images, reviews, helpful descriptions, and current pricing. This is built on Google's Shopping Graph, the world's most comprehensive dataset of constantly changing products. Vediamo adesso l'introduzione, cioè come si comporta in Google Shopping. With over 35 billion listings. In fact, there are 1.8 billion live updates to our shopping graph every hour. Tanto questo ci fa anche capire quanto è complesso far funzionare Google. Quindi è molto interessante che rispetto alla proposta di Bing, lui va a integrare molto di più i risultati all'interno della risposta, e questa cosa la preferisco perché secondo me ha senso che i risultati siano al centro della risposta comunque. Poi se me li vuoi già sintetizzare, se mi vuoi già dire cosa c'è dentro, meglio. Quindi devo dire che l'approccio che sta dando Google a questo tipo di ricerca con i next step già segnati è, a mio parere, ottimo. Penso esista a questo punto anche la conversational mode, certo. In this case, maybe you want to ask a follow-up about e-bikes. So you look for one in your favorite color, red. And without having to go back to square one, Google Search understands your full intent and that you're looking specifically for e-bikes in red that would be good for a 5-mile commute with hills. And even when you're in this conversational mode, it's an integrated experience. So you can simply scroll to see other search results. Now, reputo che Google stia facendo un lavoro di resa dell'intelligenza artificiale fantastico. Penso che il loro obiettivo di oggi fosse rimettere un po' in riga tutta la concorrenza. Penso che stiano facendo una cosa notevole. Check out and turn your attention to what really matters. Getting ready to ride. These new generative AI capabilities also unlock a whole new category of experiences on search. It could help you create a clever name for your cycling club. Craft the perfect social post to show off your new wheels. Qua vediamo i soliti prompt creativi, magari più secchi, che non hanno bisogno di una mail, che hanno bisogno di un documento. These are things you may never have thought to ask search for before. Shopping is just one example of where this can be helpful. Let's walk through another one in a live demo. What do you say? Yeah. Passiamo a una live demo. So, special shout out to my 3-year-old daughter who is obsessed with whales. I wanted to teach her about whale song. Ok, so let me go to the Google app and ask, why do whales like to sing? And so here I see a snapshot that organizes the web results and gets me to key things I want to know. So I can understand quickly that, they sing for a lot of different reasons, like to communicate with other whales, but also to find food. Qua siamo a una demo, vediamo anche come lo vedremo sul nostro schermo. Sto cercando di capire che dispositivo abbia in mano. Mi sembra particolarmente cicciotto, non mi sembra un Pixel 7 Pro. Now, I'm thinking she'd get a kick out of seeing one up close. So let me ask. Vediamo quanto è. Can I see
Wales, in California. And so the LLMs right now are working behind the scenes to generate my snapshot, distilling insights and perspectives from across the web. It looks like in Northern California, I can see humpbacks around this time of year. That's cool. I'll have to plan to take her on a trip soon. And again, I can see some really great results from across the Qua web. continua questa demo And if I want to con questa organizzazione che abbiamo visto, che in generale è la stessa di WinChat, però mi sembra un pochino più effective. Vediamo quando verrà introdotta questa ricerca Google. Plush ones for kids under $40. Again, the LLMs are organizing this information for me, and this process will get faster over time. Qua trova i pupazzi. È molto interessante questa cosa perché il ragionamento che uno fa, io faccio una query e ottengo il risultato della query istantaneamente con Google, però spesso ho bisogno di fare più query. Adesso io vado a fare direttamente la domanda che voglio fare, lui mette di più a generare risposta, ma le risposte che ho sono utilizzabili fin da subito. Notare che Google è più interessata comunque a farti premere sul link. C'è un programma che è Search Labs. Search Generative Experience, also known as SGE, will be available in labs along with some other experiments, and they'll be rolling out in the coming weeks. If you're in the US, you can join the waitlist today by tapping the labs icon in the latest version of the Google app or Chrome desktop. Io ci vado. This new experience really reflects the beginning of a new chapter, and you can think of this evolution as search supercharged. Search has been at the core of our timeless mission for 25 years. And as we build for the future, we're so excited for you to turn to Google for things you never dreamed it could. Here's an early look at what's to come for AI in search. AI in search, adesso penso che quello sia il riassunto. Non me lo trova, è un po' con G.co. Sì. Ok, il sito è pronto. Yes. E tra l'altro ho come il sospetto che ci saranno delle cose che vedremo tra molto poco. Tipo Project Tailwind. You got this. Let's go. Music LM. Is a hot dog a sandwich? And the answer is Yes. no. Yes. No. Dopo ve li faccio vedere un secondino, semmai. Is a hot dog a sandwich? I think it's more like a taco because the bread goes around it. Comes from the expert viewpoint of a vegetarian. Right. Thanks, Kathy. It's so exciting to see how we are evolving search and look forward to building it with you all. So far today, we have shared how AI can help unlock creativity, productivity, and knowledge. As you can see, AI is not only a powerful enabler, it's also a big platform shift. Every business and organization is thinking about how to drive transformation. That's why we are focused on making it easy and scalable for others to innovate with AI.
that means providing the most advanced computing infrastructure, including state-of-the-art TPUs and GPUs. Ok, adesso parliamo di Google Access to Cloud. Google's latest foundation models that have been rigorously tested in our own products. We are also working to provide world-class tooling so customers can train, fine-tune, and run their own models with enterprise-grade safety, security, and privacy. To tell you more about how we are doing this with Google Cloud, please welcome Thomas. Ok. Thomas Kurian per parlare di Google Cloud. Notare che ancora i prodotti consumer non si sono visti. All of the investments you've heard about today are also coming to businesses. So whether you're an individual developer or a full-scale enterprise, Google is using the power of AI to transform Ok, the il way you potere work. delle AI per trasformare il There are modo con already cui thousands of lavorerai companies using our generative AI platform con Google Cloud. to create amazing content, to synthesize and organize information, to automate processes. Qua vediamo i soliti and to build concetti che incredible abbiamo customer visto spesso e experiences. volentieri. And yes, each and every one of you can too. There are 3 ways Google Cloud can help you take advantage of the massive opportunity in front of you. First, you can build generative applications using our AI platform. Ok, verrà messa a disposizione Vertex AI per With Vertex, costruire you applicazioni can access foundation models for chat, che possono text, sfruttare and image. Palm. You just select the model you want to use, create prompts to tune the model, and you can even fine-tune the model's weights on your own dedicated compute clusters. To help you Quindi si retrieve potrà allenare, fresh utilizzare and factual Palm information base from your oppure company's databases, allenarlo. your corporate intranet, your website, and enterprise applications. We offer enterprise search. Our AI platform is so compelling for businesses because it guarantees the privacy of your data. With both Vertex and enterprise search, you have sole control of your data and the costs of using generative AI models. In other words, your data is your data and no one else's. You can also choose Qui the si best parla model chiaramente di un for your discorso di specific sicurezza needs across many sizes that have been optimized for cost, e quindi latency, tutti gli aspetti anche and legati quality. al mondo della sicurezza. Many leading companies are using our generative AI technologies to build super Quindi cool ci sono già, applications. diciamo, And we've all been alcune blown away applicazioni by che what they're doing. utilizzano la Let's generative hear from a AI, few of them. come Canva, tra The l'altro. unique thing about Google Cloud is the Video di expansive Replit. offering. The Google partnership has taught us to lean in, to Video in cui i iterate, vari to test CEO and learn, and parlano have di the courage come to fail fast sfruttare where we need to. But queste also, cose. Google's a really AI-centric company, and so there's a lot for us to learn directly from the engineering team. Now, with generative AI, we can have a much smarter conversations with our customers. We have been really enjoying taking the latest and greatest technology and making that accessible to our entire community. Getting early access to Vertex APIs opens a lot of doors for us to be most efficient and productive in the way we create experiences for Uber customers. The act of making software is really suddenly opened up to everyone. Now you can talk to the AI on the Replit app and tell it, make me a work app program. And with one click, we can deploy it to a Google Cloud VM, and you have an app that you just talked into existence. Qui siamo un solito video che spiega un po' tutte le varie funzionalità di queste intelligenze artificiali. Tutto si basa su questo nuovo Palm insieme a Bert che è alla base di questi Folks come prodotti. to a Wendy's and a lot of times they use some of our acronyms. The Junior Bacon Cheeseburger, they'll come in and give me a JBC. You know, we need to understand what that really means, and voice AI can help make sure that order is accurate every single time. Generative AI can be incorporated in all the business processes Deutsche Bank is running.
The partnership with Google has inspired us to leverage technology to truly transform the whole restaurant experience. There is no limitations. There's no other way to describe it. We're just living in the future. Applausi, applausi, applausi. E veniamo a altre We're cose also di doing Google this with Cloud. partners Vediamo like un po'. Character AI. We provide Character with the world's most performant and cost-efficient infrastructure for training and serving the models. By combining its own AI capabilities with those of Google Cloud, consumers can create their own deeply personalized characters and interact with them. Quindi We're also grazie partnering with a Salesforce Google, to integrate grazie Google con Cloud's Character AI AI models potranno creare and personaggi BigQuery with their propri e data cloud crearli and con Einstein, Salesforce their e BigQuery AI-infused in CRM place assistant. data sharing In con fact, we're sfruttare working i with modelli many other generativi. incredible partners, including consultancies, software as a service leaders, consumer internet companies, and many more, to build remarkable experiences with our AI Quindi technology. tantissime aziende sfrutteranno In addition to nel Palm futuro 2, molto prossimo we're excited to introduce queste 3 new cose. models in Vertex, including Vertex sfrutterà Imagine, Imagine, which powers image generation, editing, and che customization lavora from text per le inputs. immagini, ok? Cody, for code Cody, completion che and immagino che generation, sia appunto per which code you can completion. train on your own code base to help you build applications faster. And Chirp, our universal speech Chirp. model, which brings speech to text accuracy for over 300 languages. Ok, Chirp che è speech to text. We're also introducing reinforcement learning from human Reinforcement feedback learning into Vertex from AI. human feedback. You can fine-tune pre-trained Cavolo. models by incorporating human feedback to further improve the model's results. You can also fine-tune a model on domain or industry-specific data, as we have with SecPalm and MedPalm, so they become even more powerful. All of these features are now in preview, and I encourage each and every one of you to try them. Sono dei prodotti che se verranno sfruttati diventeranno incredibili. The second way we're helping you take advantage of this opportunity is by introducing Duet AI for Google Cloud. Con Duet AI for Duet Cloud, con Google Cloud, che sarà la stessa, la corrispondente di Duet AI per Google Workspace. Well, the same thing is true with Duet AI for Google Cloud, which serves as an AI expert pair programmer. Duet uses generative AI to Quindi, provide per esempio, developers assistance. diciamo, Duet AI diventerà un pair programmer, qualcuno che ti aiuta a Within the programmare. IDE, the Cloud Console, or directly within E chat. addirittura permetterà di fare qualcosa su ID, Cloud Console e chiaramente poter sfruttare le API di Google in maniera effective, perché nel codice ci saranno sicuramente le API di Google inserite, e questo è un grandissimo vantaggio per chi utilizza Google Cloud. We'll show you more in the developer keynote. Questo vi ricordo che non è il developer keynote, cioè questo è il keynote generale. Is by building all of these capabilities on our AI optimized infrastructure. This infrastructure makes large scale Ci sarà training una workloads nuova, cioè questa infrastruttura up to sarà tutta 80% generata, faster che permette and di up to migliorare il 50% lavoro, cheaper compared to any permette di alternatives migliorare out le there. performance e Look, i when you costi nearly double performance, permette di raddoppiare la potenza dimezzando i costi. Amazing things happen. Today we're excited to announce a new addition to this infrastructure family. Nuova A3 annuncia virtual machines. A3 Virtual, nuove macchine virtuali A3 potenziate da schede video Nvidia H100 che non conosco. Penso che siano le schede più potenti di Nvidia.
to build their future e soprattutto Google Cloud. pensate per l'intelligenza artificiale. And yes, there's so much more to come. Next, Josh is here to show you exactly how we're making it easy and scalable for every developer Come to innovate questa cosa è with possibile. AI and Palm 2. Quindi penso che sia una demo o comunque una rapido explain. Comunque siamo a circa un'ora, solo AI, solo prodotti business. Our work is enabling businesses and it's also empowering developers. Palm 2, our most capable language model that Sundar talked about, powers the Palm API. Since March, we've been running a private preview with our Palm API, and it's been amazing to see how quickly developers have used it in their applications. Like Chapter, who are generating stories so you can choose your own adventure, forever changing story time. Or Game On Technology, a company that makes Qua ci sono tutti esempi sports che fans and retail varie brands aziende to stanno connect with their audience. già mettendo in pratica And there's also Wendy's. delle intelligenze They're artificiali di using the Palm Google. API to help customers place that correct order for the junior bacon cheeseburger they talked about in their Talk to Menu feature. But I'm most excited about the response Questo è we've super gotten from the interessante. developer tools community. Developers want choice when it comes to language models, and we're working with leading developer tools companies like LangChain, Chroma, and many more to support the Palm API. We've also integrated it into Google developer tools like Firebase and Colab. Palm sarà integrata nei developer tool di Google che sono Firebase e You can Colab. hear a lot more about the Palm API in the developer keynote and sign E up chiaramente today. tutte queste cose qui verranno spiegate Now, to show you just how powerful the nel Palm API is, keynote I want to di share one concept that 5 engineers at Palm, Google nel put developer together keynote. over the last few weeks. The idea is called Project Tailwind. Project And we think of it Tailwind, lo stavo as an leggendo prima. AI-first notebook that helps you learn faster. Vediamo un po'. Like a real notebook, your notes and your sources power Tailwind. How it works is you can simply pick the files from Google Drive, and it effectively creates a personalized and private AI model that has expertise in the information that you give it. We've been developing this idea with authors like Stephen Johnson and testing it at universities like Arizona State and the University of Oklahoma, where Cerchiamo di capire che cos'è questo Tailwind, potrebbe essere rivoluzionario nella Let's do a presa di live demo. appunto. Andiamo su Tailwind. Now imagine that I'm a student taking a computer science history class. I'll open up Tailwind, and I can quickly see in Google Drive all my different notes and assignments and readings. I can insert them. And what'll happen when Tailwind loads up is you can see my different notes and articles on the side. Here they are in the middle. And it instantly creates a study guide on the right to give me bearings. You can see it's pulling out key concepts and questions grounded in the materials that I've given it. Beh cavolo. Now, I can come over here and quickly change it to go across all the different sources and type something like create glossary for Hopper. And what's going to happen behind the scenes is it'll automatically compile a glossary associated with all the different notes and articles relating to Grace Hopper, the computer science history pioneer. Look at this, Flowmatic, COBOL, compiler, all created based on Questo è my notes. incredibile. Questo è incredibile. Now let's try one more. I'm going to try something else called different viewpoints on Dynabook. So the Dynabook, this was a concept from Alan Kay. Again, Tailwind, going out, finding all the different things. You can see how quick it comes back. There it is. And what's interesting here is it's helping me think through the concept. So it's giving me different viewpoints. It was a visionary product. It was a missed Questo è opportunity. incredibile, questo prodotto But my Tailwind è favorite incredibile. part is L'ho it visto shows its prima work. che era You can nei see the vari labs citations here. e When I purtroppo è hover over, disponibilmente in here's something America. from my class notes. Io spero Here's something che from an article the teacher assigned. It's all right here, grounded in my sources. quando questo sarà pronto sarà devastante. Now, Project Tailwind is still in its early days, but we've had so much fun making this prototype, and we realized it's not just for students. It's helpful for anyone synthesizing information from many different sources that you choose, like writers researching an article,
or analysts going through earnings calls, or even lawyers preparing for a case. Imagine collaborating with an AI that's grounded in what you've read in all of your notes. We want to make it available to try it out if you want to see it. Anche Tailwind è disponibile su There's a lot more Google. you can do with Palm 2, and we can't wait to see what you build using the Palm API. Generative AI is changing what it means to develop new products. At Google, we offer the best ML infrastructure with powerful models, including those in Vertex, and the APIs and tools to Ok, quindi mi quickly sa che siamo un generate po' your own alla applications. conclusione di questo capitolo, quello relativo all'intelligenza artificiale in Google Cloud con So let me hand it over Tailwind. to James to share more. Thanks. Palla James, non ho capito per cosa. Hi everyone, I'm James. In addition to research, I lead a new area at Google called Technology and Society. James guida a Google una area chiamata Technology and Society, quindi tecnologia e società. Vediamo un po' di cosa si parla. On this stage today. And while I feel it's important to celebrate the incredible progress in AI, Quindi stiamo parlando sempre degli incredibili progressi che ha fatto we must l'AI. also acknowledge that it's an emerging technology that is still being developed and there's still so much more to do. Earlier you heard Sundar say that our approach to AI must be both bold and responsible. While there's a natural tension between the two, we believe it's not only possible, but in fact critical to embrace that tension productively. The only way to be truly bold in the long term is that tension productively. The only way to be truly bold in the long term is to be responsible from the start. Our field-defining research is helping scientists make bold advances in many scientific fields, including medical breakthroughs. Take, for example, Google DeepMind's AlphaFold, which can accurately predict the 3D shapes of 200 million proteins. That's nearly all the catalog proteins known to science. Qua AlphaFold gave us the vediamo equivalent of alcune nearly dei 400 vari task di million years intelligenza of artificiali progress in just weeks. fatti da Google come AlphaFold. So far, more than 1 million researchers around the world have used AlphaFold's predictions, including Feng Xiang's pioneering lab at the Broad Institute of MIT and Harvard. Yeah. In fact, in March this year, Zhang and his colleagues at MIT announced that they'd used AlphaFold to develop a novel molecular syringe, which could deliver drugs to help improve the effectiveness of treatments for diseases like cancer. Grazie a questa intelligenza di Google sono riusciti a creare dei nuovi trattamenti, delle nuove cure per il cancro, per esempio. And while it's exhilarating to see such bold and beneficial breakthroughs, AI also has the potential to worsen existing societal challenges. Chiaramente like unfair qua bias. viene trattato quello che è il problema più importante. New challenges as it becomes more L'AI advanced ha and il new potere uses di emerge. rendere più forti That's why we anche i believe it's cattivi. imperative to take a Per responsible questo approach si pensa a un to AI. responsible approach to AI. This work Vediamo un centers po' around our cosa AI si intende. principles that we Principi first dell'AI. established in 2018. Qui si sta parlando di discorsi di etica These e questa cosa è principles guide bellissima. product development, and they help us assess every AI application. They prompt questions like, will it be socially beneficial? Or could it lead to harm in any way? One area that is top of mind for us is misinformation. Generative AI makes it easier than ever to create new content, but it also raises additional questions about its trustworthiness. That's why we're developing and providing people with tools to evaluate online E questi information. sono tutti aspetti estremamente Have you interessanti. come across a photo on a website or one shared by a friend with very little context, like this one of the moon landing, and found yourself wondering,
Is this reliable? I have, and I'm sure many of you have as well. In the coming months, we're adding 2 new ways for people to evaluate images. Quindi verrà data la disponibilità di tool in Google Search, you'll be able to see important information such as when and where similar images may have first appeared, where else the image has been seen online, including news, fact-checking, and social sites. All this providing you with helpful context to determine if it's reliable. Questo è molto interessante, danno la possibilità di scoprire informazioni sulle immagini. Or screenshot using Google Lens, or when you're on websites in Chrome. Ecco, vedi, Lens ti dice la prima volta che Google l'ha vista è nel marzo del 2023. Ti fa capire delle cose. Queste sono tutte cose super fighe. E soprattutto sono utili. A markup in the original file to give you context if you come across it outside of our platforms. Not only that, creators and publishers will be able to add similar metadata, so you'll be able to see a label in images in Google Search marking them as AI generated. Quello ti permette di capire, quindi inserire un sistema di analisi dei metadati per capire se effettivamente l'immagine è vera o no. Queste sono cose super utili, super interessanti. Bravi. Here's an example. Universal translators and experimental AI video dubbing continuano i problemi con lo that helps schermo experts del Plex. translate a speaker's voice while also matching their lip movements. Let me show you how it works with an online college course created in partnership with Arizona State University. What many college students don't realize is that knowing when to ask for help and then following through on using helpful resources is actually a hallmark of becoming a productive adult. Muchos universitarios no comprenden que saber cuándo pedir ayuda y usar recursos útiles es en realidad una clave para convertirse en un adulto productivo. Quindi qui, oltre alla traduzione, c'è il lip matching. Questa cosa aiuta tantissimo, soprattutto le persone non vedenti, che si affidano al lip matching, le persone che hanno, non udenti o che comunque hanno problemi di udito, persone che si aiutano con il lip matching. But there's an inherent tension here. You can see how this can be incredibly beneficial, but some of the same underlying Chiaramente technology questo può could be portare misused a by bad creare actors to create deepfakes. questo può So portare alla we built creazione this di service with deepfakes. guardrails to help prevent misuse, and we make it accessible only to authorized partners. E questa AI sarà garantita soltanto a persone autorizzate. And as Sundar mentioned, soon we'll be integrating new innovations in watermarking into our latest generative models to also help with the challenge of misinformation. E verranno aggiunti dei watermark su Google per far capire che è stata generata Also davvero. help guide us on what not to do. For instance, years ago, we were the first major company to decide not to make a general-purpose facial recognition API commercially available. We felt there weren't adequate safeguards in place. Another way we live up to our AI principles is with innovations to tackle challenges as they emerge, like reducing the risk of problematic outputs that may be generated by our models. Adesso parliamo anche di output non coerenti dei modelli, vediamo cosa succederà. Automated adversarial testing using large language model technology. We do this for queries like Quindi this, automaticamente to help uncover and reduce inaccurate outputs like the one on the left and make them better like the one on the right. We're doing this at a scale that's never been done before at Google, significantly improving the speed, quality and coverage of testing. Ovviamente grazie all'adversarial testing ti permette di capire come mai una cosa è vera o falsa e velocizza anche la ricerca. For example, our Perspective API, originally created to help publishers mitigate toxicity, is now being used in large language models. E la Perspective API è utilizzata anche per la generazione
to create an dell'immagine. industry evaluation standard. And today, all significant large language models, including those from OpenAI and Anthropic, incorporate this standard to evaluate toxicity E tutti generated i by their own grandi models. modelli, anche quelli di OpenAI, introducono le perspective API. Building AI responsibly must be a collective effort involving researchers, social scientists, industry experts, governments, La cosa and bella è che everyday siamo a people. 1 ora e 20, non abbiamo ancora As toccato well as Android. creators and publishers, everyone benefits from a vibrant content ecosystem today and in the future. That's why we're getting feedback and we'll be working with the web community on ways to give publishers choice and control over their web content. It's such an exciting time. There's so much we're going to accomplish and so much we must get right together. We look forward to working with all of you. Siamo, penso, alla conclusione And now anche I'll di hand it questi off to Samir, aspetti. who will Sì. speak to you about all the exciting developments we're bringing to Android. Thank you. Passiamo ad Android. Fine della parte di intelligenza artificiale. Vediamo. Hi everyone. It's Ma è il momento great di to be parlare di back at Android. Google I/O. Gli ultimi nostri 10 As minuti e you've heard poi today, our abbandoniamo. bold and responsible approach to AI can unlock people's creativity and potential. But how can all this helpfulness reach as many people as possible? At Google, our computing platforms and hardware products have been integral to that mission. From the beginning of Android, we believed that an open OS would enable Ok, adesso parliamo di Android, storia di Android. Un sistema aperto che è aperto per finta. Qua parliamo dell'ecosistema di Android, adesso ampissimo. Vediamo tra l'altro dei prodotti che in teoria non dovremmo conoscere, ma penso che lo scopriremo tra poco. AI all'interno di Android. Vediamo. This past year, Android used AI models to protect users from more than 100 billion suspected spam messages and calls. Queste funzioni anti-spam che forse avete già visto se avete un telefono Android, sono molto We potenti. can all agree that's Vero. pretty useful. There are so many opportunities where AI can just make things better. Today, we'll talk about two big ways Android is bringing that benefit of computing to everyone. Due First, aspetti. Vediamo un continuing po'. to connect you to the most complete ecosystem of devices, where Quindi, everything ecosistema. works better together. And second, using AI to make the things you love about Android AI even better, per starting migliorare. with customization and expression. Let's begin by talking quindi about Android's ecosystem of devices. ecosistema e personalizzazione del sistema. Quindi evoluzione del Material U. Si parla, si è già vista in Android 14 una nuova o un nuovo lock screen. Screens, including tablets and foldables. We introduced Chissà a new perché. system for multitasking. Ok, nuovo sistema per il multitasking per Take tablet advantage of all that e extra screen real estate and seamlessly move between apps. ok, quindi adesso stiamo parlando di cose, diciamo, base per tante cose. Tutte le applicazioni Google sono state ridisegnate per pensare al multitasking Disney Plus to build beautiful experiences that feel intuitive on larger e screens. tutte le app principali saranno People are falling in ridisegnate per love i with grandi Android schermi, tablets, anche and there are perché more sono great già devices to pronti pick from than per ever. Stay tuned for our hardware announcements, where you just might see some of the awesome new features we're building for tablets in action. hardware announcements che saranno It's really probabilmente exciting to dopo see questi, perché così si fa notte. It's really exciting to see the momentum in smart watches as well. Wear OS is now the fastest growing watch platform, just 2 years after launching Wear OS 3 with Samsung. A top ask Tra from l'altro fans has uscirà been for Wear OS more 4 a native messaging breve apps on the watch. sui I'm excited Galaxy to share that WhatsApp is bringing their first ever watch app e to Wear oggi this è summer. uscita
oggi è uscita la demo dell'app di WhatsApp che finalmente uscirà su smartwatch e lì cambia tutto. Ve lo dico subito, cambia tutto con l'arrivo di WhatsApp su polso. Questo è un gran colpo, perché lo smartwatch comincia a essere utilizzabile veramente al posto del telefono. Ascoltare i vocali e rispondere direttamente all'orologio senza dover tirare fuori il telefono, fondamentale. Chiaramente continua la partnership tra Google e Samsung sul versante Wear e anche se in realtà sugli altri versanti. E quindi parliamo di ecosistema. Abbiamo parlato di Fast Pair, adesso è disponibile su 300 cuffie diverse, 3 miliardi di dispositivi possono utilizzare Nearby Share, che è compatibile anche con Windows. La speranza è che Nearby Share diventi compatibile anche con Mac. Sarebbe micidiale. Just ask my family. I misplace my earbuds at least 3 times a day, which is why we're launching a major update to our Find My Device experience. Aggiornamento di Find My Device con anche including headphones, tablets and more. Ok, anche questi strumenti. Anche questi strumenti funzionerà offline come come quello di Apple, soltanto che i dispositivi sono molti di più. And for other important things in your life, like your bicycle or suitcase, Tile, Chipotle, and others will have tracker tags that work with the Find My Device network as well. E potranno essere introdotti anche i vari tiles all'interno dell'ecosistema. È incredibile questa cosa, perché non sono solo i dispositivi Apple, ma sono tutti i dispositivi Android, e questa è la grande cosa. Protezione della privacy, vediamo un po'. No one else can tell where your devices are located, not even Google. This is also why we're introducing unknown tracker alerts. Your phone will tell you if an unrecognized tracking tag is moving with you and help you locate it. Qui hanno un tracker che mi sembra disponibile anche su Apple, tipo. Tra l'altro notare che fa vedere che è un Apple AirTag. On other types of phones as well. That's why last week we published a new industry standard with Apple, outlining how unknown tracker alerts will work across all smartphones. Unknown Tracker lavorerà non solo con Google, ma con Both the new tutti. Find My Device experience and unknown tracker alerts are coming later this summer. Tutto questo quest'estate, chiaramente, per essere disponibile poi con i Pixel 8. Now we've talked a lot about connecting devices, but Android's also about connecting people. After all, phones were created for us to communicate with our friends and family. Ok, comunicazione. When you're texting in a group chat, you shouldn't have to worry about whether everyone is using the same type of phone. Sending high quality images and video, getting typing notifications, and end-to-end encryption should all just work. That's why we've worked with our partners on upgrading old SMS and MMS technology. Ok, tutta la vecchia tecnologia viene spostata su RCS. All of this possible. And there are now over 800 million people with RCS. Quindi i messaggi di Google sfruttano RCS, che sarà ciò che andrà a sostituire gli SMS. By the end of the year. We hope every mobile operating system gets the message and E adopts qui RCS. la frecciatona a Apple, che ha usato il suo sistema proprietario. Hang out in the group chat together. No matter what device we're using. Whether it's connecting with your loved ones or connecting all of your devices. Questo sarà Android's complete ecosystem il futuro. makes it easy. Another thing people love about RCS Android is the è una ability cosa to che deve essere customize their portata. devices and express Veniamo alla themselves. customization, poi probabilmente Here's ci Dave to tell abbandoneremo. you how we're taking this to the next level with generative AI.
Con l'AI generativa, questo è molto interessante, perché diciamo sulla demo di Android si era visto soltanto diciamo piccole modifiche. Vediamo un po' con l'AI generativa cosa succede. Thanks, Samir, and hello everyone. So here's the thing. People want to express themselves in the products they use. Ok, le persone vogliono esprimere se stesse, quindi cominciamo un po' con un par di supercazzole. We believe the same should be true for your technology. Your phone should feel like it was made just for you. And that's why customization has always been at the core of the Android experience. This year, we're combining Android-guided customization with Google's advances in generative AI. Vediamo un po' come verrà integrata con l'AI generativa. Che si era un po' perso il sottotitolo. To start, messages and conversations can be so much more expressive, fun and playful. Ok, conversazioni rese più divertenti con Magic Compose. Ok, quindi messaggi generati dall'intelligenza artificiale. So just type your message like you normally would and then choose how you want to sound. Magic Compose will do the rest. So your messages give off more positivity, more rhymes, more professionalism. Or penso che sfrutterò questa cosa, molto interessante. To try or not to try this feature, that is the question. Now, we also have new personalization molto simpatico l'amico. At Google I/O 2 years ago, we introduced Material U. Parliamo del Material U, ovvero diciamo le personalizzazioni di Google dovute anche ai colori. Questo verrà espanso con nuove opzioni di personalizzazione sulla lock screen. Qui si va molto in un campo Apple, c'è da dire. Of course, what really makes your lock screen and home screen yours is the wallpaper. And it's the first thing that many of us set when we get a new phone. Now, emojis are such a fun and simple way of Qui expressing rimaniamo yourself, veramente su un campo molto wouldn't Apple. it be cool to bring them to your wallpaper? So with emoji wallpapers, you choose your favorite combination of emoji, pick the perfect pattern, and then find just the right color to bring them all together. So let's take a look. And I'm not going to use the laptops. I'm going to use a phone. All right. So let's see. I'm going to go into the wallpaper picker, and I'm going to tap on the new option for emojis. And I'm feeling in a kind of, I don't know, zany mood with all you people looking at me. So I'm going to pick this guy and this guy. Vediamo la demo. And let's see, who else is in here? This one looks pretty cool, like the 8-bit one. And then obviously that one. And somebody said there was a duck on stage earlier, so let's go find a duck. Hello, duck. Where's the duck? Can anyone see a duck? Where's the duck gone? There's a duck. All right, there he is. I got some ducks. Okay, cool. And then pattern-wise, we got a bunch of different patterns you can pick. Anche qui, preso quello che aveva fatto Apple, migliorato. I'm gonna play with the zoom. Let's see, we'll get this just right. Okay, I got enough ducks in there. Okay, cool. And then colors, let's see. Ooh, that pops. Let's go with the more muted one. Or maybe that one. That one looks good. That looks good. I like that one. All right, select that, set the wallpaper, and then I go home. Looks pretty cool, huh? And the little emojis, they react when you tap them, which I find I find this unusually satisfying. And how much time have I got? Okay, no, okay, we'll move on. Okay, so of course, many of us like to use a favorite photo for our wallpaper. And molto so with the interessante new questa cosa. cinematic wallpaper feature, you can create a stunning 3D image from any regular Qua photo. siamo immagini and then 3D use it as tipo your Apple. wallpaper. So let's take a look. So this time I'm going to go into my photos, and I really like this photo of my daughter. So let me select that. And you'll notice there's a sparkle icon at the top. So if I tap that, I get a new option for cinematic wallpaper. So let me Attiviamolo. activate that and then wait for it. Boom. Okay. Now, under the hood, we're using an on-device convolutional neural network to estimate depth, and then a generative adversarial network for in-painting as the background moves. The result is a beautiful cinematic 3D photo. So then let me set the wallpaper, and then I'm going to return home.
And check out the parallax effect as I tilt the device. Effetto It literally parallasse c'è da jumps off the tanto su screen. questi tipi di prodotti, però qui bravi tutti. So both cinematic wallpapers and emoji wallpapers are coming first to Pixel devices next month. Chiaramente prima per i Pixel devices, penso che arriveranno anche su altri dispositivi. So let's say you don't have the perfect wallpaper photo handy, or you just want to have fun and create something new. Aiuto. With our new generative AI wallpapers, Aiuto. you choose what inspires you, and then we create a beautiful wallpaper to fit your vision. So let's take a look. So this time, I'm going to go and select Create a Wallpaper with AI. And I like classic art, so let me tap that. Now, you'll notice at the bottom, we use structured prompts to make it easier to create. So for example, I can pick, what am I going to do? City by the Bay in a post-impressionist style. Cool. And I tap Create Wallpaper. Nice. Now, behind the scenes, we're using Google's text-to-image diffusion models to generate completely new Vediamo and altri original esempi di wallpapers. AI And I can generativa per swipe creare through, see wallpaper, all the quindi per different creare options that it's immagini alla fine. created. And some of these look really cool, right? Molto belli. So let me pick this one. I like this one. So I'll select that, set the wallpaper, and then return home. Cool. So now, out of the billions of Android phones in the world, no other phone will be quite like mine. And thanks to Material U, you can see that the system's color palette is automatically adapted to match the wallpaper I created. Generative AI Molto wallpapers bello. will be coming this fall. This fall un pochino più tardi ci sta. Con Pixel 8 con buona probabilità. So from a thriving ecosystem of devices to AI-powered expression, there is so much going on right now in Android. Okay, Rick is up next to show you how this Android innovation is coming to life in the Pixel family of devices. Va Thank bene, you. ce li guardiamo. The pace of AI innovation over the past year has been astounding. As you heard Sundar talk about earlier, new advances are transforming everything from Cosa creativity and c'è productivity aperto to per knowledge prendere and una learning. pasta al volo? Now let's talk about what that innovation means for Pixel, which has been leading the way in AI-driven hardware experiences for years. Now, from the beginning, Pixel was conceived as an AI-first mobile computer, bringing together all the amazing breakthroughs across the company and putting them into a Google device you can hold in your hand. Other phones have AI features, but Pixel is the only phone with AI at the center. And I mean that literally. The Google Tensor G2 chip is custom designed to put Google's leading-edge AI research to work in our Pixel devices. By combining Tensor's Quindi parliamo del processore il Google Tensor G2, adesso siamo a una cosa un pochino più Pixel interessante. delivers truly personal AI. Your device adapts to your own needs and preferences, and it anticipates how it can help you save time and get more done. This personal AI enables all those helpful experiences that Pixel's known for that aren't available on any other mobile device, like Pixel Call Assist, which helps you avoid long hold times, navigate phone tree menus, ignore the calls you don't want, and get better sound quality on the calls you do want. Personal AI also enables helpful Pixel speech Qua tutte varie experiences. funzioni di Google On-device Pixel, machine sto learning sto ordinando translates scena. different languages for you, transcribes conversations in real time, and understands how you talk and type. And you're protected with Pixel Safe, a collection of features that keep you safe online and in the real world. And of course, there's Pixel Camera. It understands faces, expressions, and skin tones to better depict you and the people you care about, so your photos will always look amazing. We're also constantly working to make Pixel Camera more inclusive and more accessible with features like Real Tone and Guided Frame.
Pixel experiences continue to be completely unique in mobile computing. And that's because Pixel's the only phone engineered end-to-end by Google, and the only phone that combines Google Tensor, Android, and AI. With this combination of hardware and software, Pixel lets you experience all those incredible new AI-powered features you saw today in one place. Tensor più Android più AI, vediamo quali sono i prodotti che sono presentati. Sundar showed you. It'll be available for early access to select Pixel phones later this year, opening up a whole new avenue of creativity with your photos. And Dave just showed you how Android's adding depth to how you can express yourself with generative AI wallpapers. And across Search, Workspace, and Bard, new features powered by large language models can spark your imagination, make big tasks more manageable, and help you find better answers to everyday questions, all from your Pixel device. We have so many more exciting developments in the space, and we can't wait to show you more in the coming months. Now, it's probably no surprise that as AI keeps getting more and more helpful, our Pixel portfolio keeps growing in popularity. Last year's Pixel devices are our most popular generation yet, with both users and respected reviewers and analysts. Our Pixel phones won multiple Phone of the Year awards. Yes, thank you. And in the premium smartphone category, Google is the fastest growing OEM in our markets. One of our more popular products is the Pixel A series, which delivers incredible, thank you. I'm glad you like it. It delivers incredible Pixel performance in a very affordable device. And to continue the I/O tradition, let me show you the newest member of our A series. Today, we're completely upgrading everything you love about our A series with the gorgeous new Pixel 7a. Pixel 7a, un telefono che sarà fantastico. Like all Pixel 7 series devices, Pixel 7a is powered by our flagship Google Tensor G2 chip, and it's paired with 8 gigabytes of RAM, which ensures Pixel 7a delivers best-in-class performance and intelligence. And you're gonna love the camera. The 7a takes the crown from 6a as the highest-rated camera in its class, with the biggest upgrade ever to our A-series camera hardware, including a 72% bigger main camera sensor. Now here's the best part. Pixel 7a is available today, starting at $499. $499 saranno €509. It's an unbeatable combination of design, performance, and photography, all at a great value. And you can check out the entire Pixel 7a lineup on the Google Store, including our exclusive coral color. Bello corallo. Now, next up, we're going to show you how we're continuing to expand the Pixel portfolio into new form factors. Yeah. Chiaramente vengono aggiunti anche Pixel Fold Like e foldables and Pixel tablets. Tablet. You can see them right there. It's a complete ecosystem of AI-powered devices engineered by Google. Here's Rose to show you what a larger screen Pixel Purtroppo saranno le cose più interessanti, le cose che non possiamo seguire insieme. Vi ringrazio per essere stati qui con me in questo periodo. Ci guardiamo l'ingresso di Rosio, ma dobbiamo abbandonarci. Grazie mille a tutti. Ci vediamo molto presto commentando un po' tutti i prodotti e facendo un recap di una presentazione che è decisamente troppo lunga. Ciao a tutti, grazie mille, è stato bello stare con voi anche oggi, ci vediamo molto molto presto, ciao.